Purificazione del lebbroso, prime missioni in Galilea. La fonte è il Vangelo di Matteo, capitolo 8. Quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso, avvicinandosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Ecco, puoi spiegare il lebbroso, perché Gesù gli dice di non dirlo a nessuno e lo manda dal sacerdote. Intanto lo dice di non dirlo a nessuno perché Gesù, che era il Cristo e quindi che guariva tutti, temeva, ma era un timore non di sbagliare, temeva che la folla di malati che imperversava in Palestina togliesse a lui il tempo di predicare, perché per Gesù era più importante predicare che guarire, ma era importante anche guarire. Di fatto Gesù ha fatto solo due cose nella sua vita: predicare e guarire, e pregare in un piccolo ritaglio di tempo. Non è che pregava come pensano dalla mattina alla sera. La sera si ritirava in preghiera o la mattina presto, ma preghiera il Padre Nostro, che l'ha inventato lui. Le attività principali di Gesù erano guarire e predicare. Lui preferiva predicare. Guarire era una prova per dimostrare che lui è un profeta, che lui era il figlio di Dio. Quindi non lo dire a nessuno, che poi però lo dicevano a tutti, c'è anche nel Vangelo, che quello se n'è fregato, l'ha detto a tutti lo stesso. Quindi Gesù cercava di ammorbidire la folla che si avvicinava a lui. Di limitare, diciamo, questa... Limitare che la mattina, dalle 6 di mattina, quando albeggiava in Palestina, Gesù abitava di fronte al lago di Tiberiade, dove Pietro andava a pescare, c'era la casa lì, e già c'erano 1.000-2.000 persone a fare la fila dall'una di notte, e che Gesù tutti i malati li guariva. Mani, vai figliolo, mani, tutti, mamma mia. E poi andava al Tempio a predicare, quindi ci metteva 7-8 ore a guarire questi malati, nel pomeriggio andava al Tempio. Perché lo manda dal sacerdote? Perché gli dice vai, racconta al sacerdote, quindi traduzione, vai, digli che io sono il figlio di Dio e non sono venuto a distruggere la legge e la tradizione, sono io il primo a rispettare la Chiesa di Mosè. Quindi fai l'offerta, fai il tuo dovere di fronte al sacerdote, ma racconta quello che Gesù ti ha fatto. Quindi si vuole essere riconosciuto teologicamente, politicamente, spiritualmente Gesù dai capi del popolo, e il suo guarito non è un eretico, è un fervente e fedele seguitore della legge di Mosè.